Buongiorno a tutti amici, stiamo chiudendo le valigie e si lascia Boracay, una delle più belle isole tropicali del mondo. Non ce la siamo goduta troppo perché a un certo punto si è messo un vento ed è durato un po', però abbiamo girato, l'abbiamo visitata tutta, le spiagge le abbiamo viste, sono davvero meravigliose come c'è scritto in internet e come si dice ovunque. Buongiorno. Buongiorno Chiarita, scendiamo qua sotto a fare colazione? Scendiamo qua sotto. Sì. Perché è comodo, così non prendiamo la moto. Poi torniamo su, finiamo di chiudere le valigie e andiamo al porto. C'è un po' di vento. Oggi mangiamo una omelette che sono enormi, la dividiamo in due con Rita perché l'abbiamo mangiata un'altra volta e siamo rimasti sazi sino alle 2 del pomeriggio, non siamo riusciti neanche ad andare a pranzo. E quindi la dividiamo con le fette di pancarne 2 a testa, va benissimo. Certo che abbiamo avuto proprio una bella sistemazione qua, è stato proprio bello. Ma il viaggio continua, altre 2 mete, eravamo convinti che questa dovesse essere l'ultima, invece l'ultima non è, ne abbiamo ancora un'altra barra 2. Sì, una, 2. È finito il viaggio. Vedete, è arrivata la colazione, guardate che sberla di frittata ci porta, ci sono 15 uova, non aveva senso prenderne 2, vero? Certo, non non aveva. enorme. E quella Rita e questa io. Ritiri le tue ciabatte, le tue zeppe. Io ho chiuso tutto e facciamo chiamare un tuk tuk dalla signora qua giù. Ci staranno? Spero di sì. Vabbè, poi 10 minuti di barca, 15 con questo vento e siamo di nuovo dall'altra parte. Non mi ricordo se vi ho detto che è arrivata la carta d'identità, quindi adesso appena arriviamo all'Hotel Navarro dall'altra parte la ritiro e non l'ho persa, non la devo rifare, sono felicissimo. Chiudere le valigie è diventato proprio un gioco, Rita. Andiamo, zaino di 6 kg, anche di più, sì, volevo dire 60. Sembra che aumenti il peso man mano che Sempre più eppure non roba. compriamo niente. E non si chiudono più, non lo so. Andiamo, Rita. Abbiamo appena reso lo scooter col pieno come ce l'hanno dato, perfetto come ce l'hanno dato. Faccio l'ultima ripresa di questa meraviglia che ci siamo goduti per qualche giorno. Poi si è messo questo vento. Adesso ci chiamano un tuk tuk e andiamo al porto. Addio, partiamo con la Bora. Siamo stati bene. Siamo stati bene qua, è stato bellissimo. Altro spostamento, però Dopo io basta masakairan ng sa bilog. Kung hindi magsakairan, may daywa nga gagwa. Capito? tutto. Comunque gli spostamenti ci danno Vita, vita, Rita, ci danno vita. Non riusciremo mai a fermarci. Adesso no. Boracay era una delle mete più ambite del nostro viaggio, siamo riusciti a visitarla, siamo molto contenti e siamo stati anche ripagati davvero dalla sua straordinaria bellezza. Ognuno si tiene le sue valigie. 49,50. 49,50. Con questo vento c'è mare,
agitatissimo. Per fortuna questa tratta però dura 10 minuti. Domani invece ne abbiamo una da 4-5 ore. Sarà più impegnativo il viaggio. Di nuovo una notte all'Hotel Navarro, dove ritiro la carta d'identità e dove dormo in attesa di poter prendere una nave domani, perché oggi non c'era. Evidentemente non viaggia tutti i giorni per quest'isola, perché non è così turistica come queste, e quindi si parte domani. Ragazzi, all'Hotel Navarro è arrivata la mia carta d'identità finalmente, e mai più l'errore di lasciarla come caparra, come cauzione, mai più. Vediamo. Strano come l'ha imbuscata. Sì, bastava fare una come bulletta. fosse una roba fragile. Sì. Eccola qui ragazzi, la mia carta d'identità, sono contentissimo, un'altra cosa fatta. Quindi grazie a Christian, grazie mille, è stato correttissimo. Ci siamo dimenticati entrambi, è anche il suo lavoro, e quindi ha fatto di tutto, me l'ha spedita e sono di nuovo in possesso della mia carta d'identità. E quindi ragazzo d'oro, se avete bisogno ricordatevi, a Puerto Princesa c'è Christian e può noleggiarvi delle moto. E adesso sino alle 2 non abbiamo camera, dobbiamo stare in giro ore. Vabbè, verso l'una andiamo nell'hotel e c'è il ristorante e pranziamo lì. Rita si è fissata e deve comprarsi un pantaloncino a tutti i costi. Girati. Questi non mi piacciono. Quest'isola qua di fronte è Boracay. È incredibile come un isolotto a 500 metri da qui sia meraviglioso con spiagge assurde, e invece in quest'isola enorme qua dove siamo adesso, a Caticlan, le spiagge siano totalmente diverse. Non diciamo brutte perché ce n'è belle anche qui, però non a quei livelli. Questa ad esempio fa veramente pietà, ma perché non la curano, è piena di spazzatura, vabbè, ma anche il colore della sabbia. Comunque mi ha colpito, è vicinissimo, è un altro mondo, che strano. Nel frattempo ci prendiamo un po' di sole e ci guardiamo i risultati del tennis, poi andiamo a pranzo nell'hotel, si mangia bene. È mezzogiorno e mezzo, da qui a quando arriviamo all'hotel, a quando saliamo, a quando preparano il pranzo è l'1:15, e quindi iniziamo ad andare. Hello, buon appetito, buona. I ragazzi che caricano le navi, arrivano questi camion, scaricano tutto, le caricano nelle loro barchette e portano la merce a Boracay. Tornando al pranzo e ai tempi, perché sono molto lenti qui nelle Filippine. Sicuramente c'è un cuoco e cucinano con una padella alla volta, quindi fanno prima il pasto di uno, poi il pasto dell'altro, poi il pasto dell'altro, e quindi se ci sono 10 persone ci mettono 3 ore. Abbiamo pranzato e adesso prendiamo possesso della camera. Mi sono mangiato 2 insalatone, Rita una. Me ne sarei mangiata anche 3-4 perché... no? Perché erano abbastanza leggeri. Stavolta secondo piano, stanza 201. No? Sì.
Sì, sì. Balconcino, ancora più bello dell'altro. Questa è la nostra camera di oggi, ma l'avete già vista in questo hotel, al Navarro Hotel. È identica, col balcone e il bagno qui a destra. Adesso ci riposiamo un attimo e poi vediamo il da farsi. C'è poco da fare qui, l'avevamo già scoperto la volta precedente. Queste sono giornate transitorie, non c'è nulla da fare e quindi il pomeriggio lo trascorro anche stando al computer. Mi metto a lavorare un po' di lavoro e se è fatta ora di cena. Se è fatta presto perché sono le 7:30, ma andiamo a cena adesso. Oggi è giornata di totale relax, totale chiusura in camera. Domani però già viaggiamo, 6 ore di nave forse ci vogliono per raggiungere il nuovo posto. Alla fine le Filippine le stiamo visitando discretamente. Siamo partiti per visitare 2 cosette, le stiamo visitando tutte bellissime. Andiamo a mangiare, poi ci guardiamo qualcosa e domani mattina si parte. Ci vogliono anche queste giornate. Più che ci vogliono sono proprio obbligatorie. Avevamo la nave domani. Non saremmo neanche potuti partire oggi, non c'era. Rita. Una spumeggiante. Ma dove stai andando? Insomma, a cenare. Al piano di sopra. Al sesto. Al sesto. Sempre ridendo, Rita. Ma che cazzo ha da ridere? Ti stai sempre facendo cagare. Questo hotel è proprio una chicca, è veramente una chicca. L'Europa si fida della NATO, ma chissà se interverrà mai. E anche oggi cena strepitosa, Rita. No, ho sbagliato. No, 3. Anzi, 2. Cena strepitosa. Dovremmo fare 2 passi per digerire. Sì, ho mangiato riso e aglio. E patatine fritte. E l'aglio fa bene, dai, le patatine un po' meno. L'aglio fa bene per i vampiri, Rita. Buongiorno a tutti amici, sono le 10 del mattino, 10:15. Oggi abbiamo una nave alle 2 del pomeriggio, dobbiamo lasciare questa stanza a mezzogiorno, siamo già andati a fare colazione. Al rientro mi sono messa a lavorare sino adesso perché non abbiamo nulla da fare qua. Ci alleniamo, adesso ci alleniamo, poi doccia, chiudiamo tutto e andiamo al porto. Sono le 11:35, mi sono allenato, mi sono fatto la doccia, abbiamo lavorato, anche Rita ha risposto ai vostri commenti e si parte, si lascia quest'isola e adesso dobbiamo raggiungere, si chiama Odiongan, scritto proprio così. Poi dovremo attraversare quest'isola per andare nell'ultima isola di questo viaggio, si chiamerà Romblon. Bellissima, un'isola un po' più lunga, un po' più grande di Boracay, mi sa che ve l'ho già detto. Solito giro di perlustrazione, prese, perché ogni tanto nelle prese lasciamo qualcosa, prese e ce ne andiamo. Per fortuna si è calmato il vento e il mare, perché adesso ci aspettano 3 ore di navigazione. Dai, è giusto, si parte alle 2, dobbiamo essere a mezzogiorno al porto. Andiamo a restituire la chiave alla reception. Ok. Nel terreno, chiudi. La nostra nave è questa bianca e viola, To Go. Infatti si prenota con un'app che si chiama One To Go. 1, 2, via. Anche se abbiamo fatto la prenotazione online, dobbiamo recarci sicuramente in un ufficio di To Go per forse ci daranno dei biglietti cartacei, quindi dobbiamo cercare dov'è. Risolto tutto, abbiamo i biglietti cartacei, andiamo a imbarcarci. Quando c'è da fare tutte queste operazioni sotto il sole, 32 gradi, sto già iniziando a sudare, ho appena fatto la doccia. Però abbiamo tutto, adesso dovrebbero farci entrare, dovrebbero farci imbarcare. Adesso un altro sportello, forse dobbiamo pagare una tassa che si paga per entrare in qualsiasi isola delle Filippine. Pochissimo, però si paga. Adesso un porto e un'isola veramente poco turistica prima di arrivare a Romblon, che lo è di nuovo. L'una in punto e ci prepariamo per imbarcarci.
è l'una e mi sta anche già venendo appetito. Speriamo che a bordo ci siano quei soliti pasti di pollo e riso che vendono nelle scatolette di cartone. Ci hanno fatto appoggiare tutti gli zaini e le borse da quella parte. Secondo me adesso passano con un cane per odorarli. Sono venuti anche a perquisirci tutti. Mai vista una cosa del genere nelle Filippine, chissà perché. Gli sarà arrivata qualche soffiata per qualcosa. Hai rischiato tu che ti beccassero con la tua verdura, tu che ami le tue insalatone, Solo insalata. Insalatone. Un altro tipo di verdura. I soliti letti, ci corichiamo. Questa è la nostra sistemazione, come sempre, tutti i lettini. Beh, io sono più contento così che in poltrona. Meglio, mi corico 3 ore e a posto. Devo solo pregare che ci sia da mangiare a bordo perché sto morendo di fame. Salutiamo Caticlan per sempre. Comunque a me questa soluzione piace molto. E adesso c'è anche il ristorante qua a sinistra, andiamo a mangiare. Ho chiamato Rita. Per pranzo abbiamo manzo, verdure e pollo in umido. E le solite 2 porzioni di riso. Poi ci corichiamo a letto, mi guardo qualche cosa. In 3 orette dovremo essere arrivati. Ci troviamo all'Horizon Café. Quindi abbiamo preso pollo, riso e verdure. Guardate che bei piatti. E diciamo che mangiamo bene, dai. Ma sì. Anche il dolcetto incluso nel prezzo. Bella sorpresa. Splendida. Forse è uno dei pochissimi dolci che abbiamo mangiato in viaggio. Sì, mai. Mai. Abbiamo mangiato veramente bene. Il riso, la carne, le verdure e il dolce, pagato 10 euro in 2. Qualcosa del genere. Mezz'oretta e si parte. Mi sono scaricato la trasmissione e possiamo andare a sdraiarci. Sono le 5:15, non ci siamo fatti vivi perché mi sono sdraiato in questi lettini e ho guardato una serie TV di 3 puntate, la cosa più incredibile che abbia mai visto in vita mia. Privatamente ve la vorrei anche dire. E siamo credo quasi arrivati comunque, era 3 ore il viaggio ed erano 3 episodi da un'oretta ciascuno. Terraferma, ci siamo quasi, forse 20 minuti, speriamo. Italia. Sembrava che ci fosse bel tempo, avete visto un bel sole, un bel tramonto, come si è girata la nave, nuvoloni assurdi. Nome dell'hotel Arbor Chateau. 1 minuto da qui, l'abbiamo preso proprio fuori dal porto. Adesso ci accompagnano subito i signori e ci accompagna anche il nostro amico Arnel. Hello Arnel. Hai visto? Subito un amico filippino appena sono sceso dalla nave, anzi già da sopra la nave. Ci aiuta anche a noleggiare una moto all'istante. Tuk tuk immediato e in hotel. 3 ore volate, sono intelligentissimi perché hanno queste navi con i letti e non devi stare seduto come nelle nostre europee. Hello. E quindi stai sdraiato, comodo, tranquillo, 3 ore di viaggio, neanche accorto, 3 puntate volate. Arbor Chateau, questo è il nuovo hotel di fronte al mare, di fronte al porto, siamo già arrivati.
Arbor Cafe One. Dovrebbero averci dato una bella camera fronte mare, perché gli ho detto che se mi piace rimango anche più giorni. Speriamo bene. Abbiamo preso possesso della camera e appena abbiamo preso possesso sono sceso e l'ho prenotata per altri 2-3 totali, perché è molto carina, grande, con un bel balcone. Ve la faccio vedere anziché farvi vedere il mio faccione. Bella camera, 2 letti, tavolo, vedete ci sono addirittura delle poltrone, TV, frigo, un armadio, bagno in camera. E prenotandola per altre 2 notti da 2100 me le hanno fatte pagare 1008 a notte. Ah ecco, vi faccio vedere anche questo. E abbiamo anche il balcone privato che dà sul mare, col tramonto ancora. Di fronte si possono noleggiare le moto e quindi possiamo scoprire quest'isola che è grande, questa è immensa. Ci vuole 1 ora e mezzo per arrivare a sud, forse 2 ore per arrivare a nord, vedremo, comunque qualche giorno ci staremo. Dopo aver preso la camera andiamo a farci una passeggiata qua nel lungomare. Domani mattina noleggiamo lo scooter, adesso ovviamente non ce ne facciamo nulla, proprio niente. Vi facciamo vedere dove ci troviamo e come si scrive. Vediamo se c'è scritto qui. Ah no, qua c'è scritto il nome dell'hotel e basta. Qua c'è scritto il nome dell'hotel. Vabbè, si scrive Odeon Gun, tutto attaccato, Odeon Gun. Invece Arbor Chateau. Guardate che bella soluzione ci siamo trovati stavolta. C'è la possibilità di cenare qua fuori in questi tavoli di fronte al lungomare. E uscendo dall'hotel siamo già qui dove si può fare una bella passeggiata. Qua sotto c'è il mare, non credo che ci sia anche una spiaggia. Infatti no. Vabbè, ve lo facciamo vedere domani mattina perché adesso mi vedete solo sotto un lampione. Adesso ci facciamo una bella cena a base di gamberi, tonno arrosto e verdure. Vero Rita? A base di mare oggi? Sì, perché stiamo mangiando spesso sempre pollo, sempre manzo. Sì. Il pesce raramente, invece ci vuole. Ci va. Sì, e poi qua non è così caro da non poterlo mangiare. No, non è la questione di prezzo. Sono arrivati i gamberi, le verdure e il riso e tra un po' arriva anche il tonno. Buon appetito! Se state cenando. Beh, perché tanti di voi guardano i video all'ora di cena, vi facciamo compagnia in questo senso. Stimoliamo l'appetito. Stimoliamo l'appetito. Gamberi conditi con funghi e peperoni.